Abito in Molise, in un piccolo paesino. Non voglio rivelare né il luogo né la provincia, perché i fatti accaduti mi riguardano personalmente. Quando avevo 19 anni, persi tragicamente entrambi i nonni, mentre tornavano da un viaggio con una corriera che li avrebbe riportati a casa dopo una lunga vacanza in Puglia. Il gravissimo incidente coinvolse quasi tutti i passeggeri e anche il conducente. Morirono 17 persone e circa altrettante rimasero gravemente ferite. Quando io e la mia famiglia ci recammo in obitorio per il riconoscimento delle salme, ricordo una sensazione davvero strana, un'aria malsana, lugubre, deprimente. Le famiglie delle vittime erano sconfortate e ho dei ricordi ancora molto vivi di quel giorno. Poi ci fu il funerale dei miei nonni, che erano ben voluti da tutto il paese. Anche in quell'occasione percepii una strana sensazione che non riesco a ben spiegare. Fatto sta che qualche giorno dopo i miei genitori mi incaricarono di recarmi nella casa dei nonni per sistemare alcune cose e dare una bella ripulita agli ambienti. Lì mi successe per la prima volta un fatto a dir poco agghiacciante. Mentre stavo guardando un ritratto di mio nonno da giovane, le luci si spensero improvvisamente. Pensai ad un calo di corrente, così accesi la torcia del telefono e controllai il contatore. Incredulo, notai che era tutto a posto. Quando risalì dalla cantina, le luci erano accese e la poltrona a dondolo di mio nonno si stava muovendo. Posso assicurarvi che in casa non c'era nessuno. Da allora ho chiesto ai miei genitori di non dovermi più occupare delle faccende nella casa dei nonni. Poi mio padre, figlio dei miei nonni tragicamente scomparsi, fu il protagonista di un episodio analogo. Disse di aver trovato la pipa del nonno sulla sua sedia a dondolo, spenta, ma come se lo fosse stata da pochi istanti. Dopo qualche settimana decidemmo di vendere la casa e da allora non assistemmo ad ulteriori episodi paranormali. Ciao, il mio nome è Isabella e abito in un paesino vicino a Cuneo, in Piemonte. Il mio lavoro mi costringe spesso a degli orari strambi, visto che faccio la barista in un pub irlandese. Spesso chiudiamo alle 3 del mattino. Quindi dopo aver sistemato, prendo la mia auto per andarmene a casa verso le 3:30. Ho circa 20 chilometri di strada sulle colline e spesso quando piove o c'è nebbia devo anche prestare molta attenzione. Tra l'altro su queste strade si verificano spesso incidenti. Tutto sommato però devo dire che a me personalmente non è mai accaduto nulla di preoccupante, almeno non fino al mese di novembre del 2016. Mi trovavo all'incirca a metà strada e quella sera c'era una nebbia molto fitta. Novembre dalle nostre parti è praticamente inverno. Ad un certo punto, mentre guidavo prestando la massima attenzione, ad un centinaio di metri ho visto 2 persone in mezzo alla strada. Una donna era seduta al centro della carreggiata ed indossava una specie di vestaglia bianca, mentre l'uomo sembrava incitarla ad alzarsi. Mi fermai ad una 30 di metri. Sono una persona che ha poca fiducia nel prossimo e ho sentito parlare di tentativi di rapine con questi stratagemmi. Abbassai il finestrino e urlai all'uomo se avesse bisogno di aiuto. Alzò il braccio, come ad intimarmi di avere pazienza. Ero tentata dal fare inversione e cercare un tragitto alternativo. Poi la donna si alzò e cominciò a correre inseguita dall'uomo che si era spostato sul margine della strada. La donna mi stava per raggiungere quando l'uomo estrasse una pistola e sparò un colpo in aria. La donna si fermò e io rimasi paralizzata. L'uomo si avvicinò con l'arma in mano, urlando alla donna frasi del tipo «Sei una lurida troia, ti ammazzo!». La donna riuscì ad arrivare alla mia auto, che avevo chiuso precedentemente. Mi implorò di farla salire. Le aprì dopo aver visto i lividi sul volto e le macchie di sangue sulla sua vestaglia. Mentre mi affrettavo a far manovra, l'uomo sparò un altro colpo e mi promise di farmela pagare, minacciando di aver preso il mio numero di targa.
Andammo immediatamente alla polizia per denunciare l'uomo. Scoprì poi che la donna era una prostituta moldava e che aveva cercato di fuggire dal suo protettore di origini albanesi. Ovviamente l'uomo non fu mai trovato. Da allora ho vissuto per un anno con l'angoscia che potesse trovarmi per farmi del male. Poi ho cambiato auto ed indirizzo e da allora vivo serenamente. Ciao, mi chiamo Gianmaria e quello che sto per raccontarvi è un fatto che risale a circa 25 anni fa, ovvero quando avevo 12 o 13 anni. I miei amici ed io eravamo assidui frequentatori dell'oratorio e della parrocchia, come la maggioranza dei ragazzini dell'epoca. Ci divertivamo giocando a ping pong, a calcio, a basket. Eravamo felici e spensierati. Un giorno il nostro amato parroco morì e la diocesi ce ne inviò un altro. Era giovane, ma molto più chiuso e distante rispetto al primo. Sentii subito che qualcosa non andava in lui. Dopo qualche mese, questo nuovo prete era già sulla bocca di tutti, soprattutto delle vecchiette pettegole, per essere un uomo dal vizio facile. Persino mio padre mi rivelò che amava giocare d'azzardo e che aveva un debole per le donnacce. Ma fu un mio coetaneo di terza media a farmi la confidenza più sconvolgente. Quel bastardo lo ricattava. Dopo averlo sorpreso rubare al bar dell'oratorio, gli ha chiesto, in cambio del suo silenzio, dei favori sessuali. Avrei voluto parlarne con i miei genitori, ma mi è mancato il coraggio. Per un certo periodo tutto sembrò tornare alla normalità, finché non fu organizzata una recita fra maschi e femmine dell'oratorio per Natale. Io non avrei partecipato, ma molti dei miei compagni sì. Quello che successe in quel periodo scosse tutto il mio piccolo paese. Diverse ragazzine furono costrette a sottomettersi ai perversi appetiti di quell'orco in sottana e dei suoi complici. Infatti, si venne a sapere che erano coinvolti anche alcuni genitori che, per così dire, avevano dei gusti indicibili e con la scusa delle recite, nascosti da una maschera, si scambiavano i figli. Presto le voci corsero, si scambiarono e si parlò anche di satanismo. Quel che è certo è che non ci fu nessun provvedimento, se non qualche arresto domiciliare e l'allontanamento del parroco. In questa storia i mostri sono ben reali e qualcuno ancora a piede libero. Io e il mio ragazzo, qualche anno fa, appena maggiorenni, eravamo soliti appartarci in un'auto in prossimità di boschi o di strade sterrate per trovare un po' di intimità. In quelle strade di campagna c'era capitato di incontrare altre coppiette che come noi si appartavano per fare sesso, oppure qualche drogato intento a consumare sostanze stupefacenti. Una sera di giugno faceva già molto caldo e, a maggior ragione, decidemmo verso l'una di notte di andare nei soliti posti tra gli alberi per trovare un po' di refrigerio. Non dimenticherò mai quello che vidi quella sera. Stavamo svoltando con l'auto e, mentre il mio ragazzo faceva manovra, scorgemmo una donna voltata di spalle, dai lunghissimi capelli corvini con un abito nero lungo. La vedemmo chiaramente, mentre di fronte a lei aveva diposto dei ceri in una posizione a dir poco inquietante. Inoltre sembrava concentrata in qualche sorta di rito o cose simili.
Dissi al mio ragazzo di fare retromarcia e scappare via immediatamente. Stranamente però la donna sembrava non badare a noi. Così Luca, il mio fidanzato, decise di scendere per chiedere alla donna cosa stesse facendo, nonostante lo implorai di evitare. Non appena attirò la sua attenzione, però, vidi chiaramente quella specie di strega, illuminata dai fari della nostra jeep. Alzò le braccia al cielo e inveì contro di noi qualcosa di incomprensibile. Indossava un ciondolo con una stella, tipico della stregoneria. Ero terrorizzata. Avevo un'aria a dir poco inquietante. Poi si avvicinò a passo svelto. Luca salì in auto, talmente agitato da far fatica ad eseguire la manovra, così percorremmo la stradina in retromarcia. La donna iniziò a correre e la vedevo chiaramente inferocita, probabilmente infastidita per essere stata disturbata mentre svolgeva qualche cerimonia. La vidi correre talmente veloce che quasi ci raggiunse. Non ho dubbi che fosse una strega. Da quella sera non andammo più nei boschi.